cantina, come sempre, come vi dico sempre, heavy metal. Oggi siamo in compagnia di Tenuta Maffone, siamo in Liguria, siamo collocati più o meno nell'alta valle della Roscia in provincia di Imperia, il comune è Pieve di Teco, siamo tra i 500 e i 700 metri sul livello del mare. Bruno ed Eliana, i proprietari titolari di Tenuta Maffone, allevano varietà principalmente indigene, parliamo di pigato ed ormeasco. Siamo in compagnia di un'azienda che fa quella che viene chiamata viticoltura eroica e siamo in una condizione pedoclimatica direi abbastanza inusuale e poco comune per quanto riguarda la geomorfologia del territorio ligure. Ebbene, allevano principalmente pigato, varietà bianca, bacca bianca, ormeasco, varietà bacca rossa e vermentino. Non è propriamente indigena, ma si può considerare una varietà assolutamente autoctona per quanto riguarda anche la Liguria. Vitigni indigeni, vigneti quasi ultracentenari. Il vigneto che berremo stasera, il vino proveniente da questo vigneto, dal vigneto con cui è trasformato questo ormeasco, è un vigneto ultracentenario. Non solo, è un vigneto prefillostera. Ma ritorniamo un attimo a Tenuta Maffone. Trasformano all'incirca 7 etichette, ripeto, da pigato, da vermentino e da ormeasco. Trasformazioni di vino, trasformazioni di olio e trasformazioni anche di distillati fanno una grappa. Bene, questa è Tenuta Maffone, una tenuta ripeto, che fa viticoltura eroica, e siamo in provincia di Imperia. Cominciamo a dedicarci al vino. Lui è un ormeasco di Pornassio 2017, superiore, 15 gradi di alcol, ve lo faccio anche vedere. Questo è il vino. È un 100% ormeasco, vinificazione totalmente in acciaio, fa un breve passaggio in botte grande e poi fa una stabilizzazione piuttosto lunga in bottiglia. Prefillostera, vigneto prefillostera, ormeasco 100%, sappiamo che è il clone sostanzialmente del dolcetto piemontese, avremo di sicuro delle croccantezze importanti. Ebbene signori, io lo vado a versare e comincio la parte più ricca, la parte più interessante, la parte che amiamo di più, cioè quella della degustazione. Iniziamo dal colore. Intanto ve lo faccio vedere. Beh ragazzi, qui siamo in presenza di un colore bellissimo. È un granato semiprofondo, tra il rubino e il granato in realtà, ma da l'unghia viola, ha un'unghia violacea bellissima, pimpante, luminosissima, tipico dell'ormeasco, tipico del dolcetto. Cominciamo a sentire questo vino al naso e vediamo che cosa esprime. Beh, io inizierei subito da alcune cose bellissime. Innanzitutto vi dico che è veramente bello. La prima cosa, una punta di vinosità che si accompagna gradevolmente con una bellissima prugna. Poi abbiamo due descrittori, due indicatori molto belli che si abbinano, che si riescono a combinare in maniera molto efficace, e sono la balsamicità, questo mentolato, questa menta che viene fuori piccante, prepotente al naso, ma che si lega molto bene ad una nota di cuoio, quindi più terziaria, che è veramente un binomio molto interessante. A me piace molto balsamicità e cuoio, quindi una nota più preponderante, più piccante, ed una nota più morbida, che si legano sicuramente in maniera molto piacevole al naso. Ma sentiamolo ancora, scopriamo che cosa ci dice. Sì, direi che si può concludere in questi termini. Una puntina più salata, quindi abbiamo dello iodio, poi abbiamo una nota un po' più polverosa, spolverata, di cacao amaro, e infine una spolveratina di legno bruciacchiato, di legno bruciato. Bene, sentiamolo in bocca, cominciamo a percepire le sue croccantezze anche dal punto di vista gustativo.
succulento, è croccante, è robusto, ha un corpo robusto e ha questa bellissima acidità spumosa, schiumosa, leggermente schiumosa. Non è una spuma grossolana, questa spumosità morbidissima, quasi la spumosità che può ricordare l'albume montato a neve. Ecco, questa spumosità nevosa la definirei. E poi il tannino, ragazzi, il tannino è bellissimo, è questo tannino croccante. Ecco, io l'ho sempre definito così, con questo aggettivo, il dolcetto piuttosto che l'ormeasco, la croccantezza, perché ha questo tannino fitto, molto elegante, dal gusto semidolce e dal tatto gelatinoso, ricorda un po' il kaki. Ma poi la dinamica di questo tannino ci permette di chiudere il gusto, la deglutizione di questo vino in maniera per l'appunto dinamica, perché tira fuori una nota leggera ma leggerissima, amaricante, che complessa il vino in maniera assurda. Bellissimo, un vino piacevolissimo da bere e da degustare. Io questa sera proverò un abbinamento un po' azzardato. Mi sposto, faccio una crasi, faccio un incesto regionale, delle tagliatelle al ragù bolognese e proverò ad abbinarlo il piatto con questo vino. Ci proveremo, se sarà un abbinamento riuscito ve lo saprò dire sui canali social e nelle prossime degustazioni e nei nostri prossimi incontri. Come sempre, ragazzi, viva il vino, viva le grandi trasformazioni, ma soprattutto viva questo vitigno perché è fantastico. Salute!